Buonasera a tutti e benvenuti su BravoCast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega preferita. Buonasera a tutti, sono Angela e sono felicissima di essere qui con voi questa sera. Grazie per essere con noi, cari ascoltatori. Voi siete la nostra forza ogni giorno. Esatto. E stasera parliamo di qualcosa che è successo a me di recente. Una piccola storia vera, semplice, ma che mi ha lasciato un bel sorriso sul viso. Oh, mi hai incuriosita, Stefano. Di cosa si tratta? Racconta, racconta. Allora, qualche giorno fa ero al bar sotto casa mia. Sai, quello dove vado tutte le mattine per il caffè. Era un pomeriggio normale, non c'era niente di speciale. Mi sono seduto al tavolino fuori, stavo guardando il telefono e a un certo punto ho alzato gli occhi. E cosa hai visto? Ho visto un signore anziano seduto al tavolino accanto al mio. Aveva un cappello di paglia, un giornale in mano e sorrideva guardando la strada. Era una scena bellissima, tranquilla. E lui mi ha guardato e ha detto: "Bella giornata, vero?" Ah, uno di quei momenti classici italiani. Il signore anziano che inizia una conversazione così, semplicemente. Mi piace tantissimo. E tu cosa hai risposto? Ho risposto: "Sì, davvero bellissima." E ho sorriso. Poi lui ha abbassato il giornale e ha detto: "Lei è di qui?" Gli ho spiegato che abito nel quartiere da circa 3 anni e lui mi ha detto che abita lì da quasi 50 anni. 50 anni nello stesso quartiere. Che cosa incredibile. Immagina quante cose ha visto cambiare intorno a lui in tutto questo tempo. Esattamente quello che ho pensato anch'io. Allora gli ho chiesto: "Come era questo quartiere quando è arrivato qui?" E lui si è animato subito. Ha cominciato a raccontare che quando è arrivato, la strada principale era ancora di terra battuta. Non c'erano quasi negozi, c'era solo una piccola bottega e una chiesa. Davvero? Che differenza. Adesso immagino che il quartiere sia completamente diverso. Sì, completamente. Mi ha detto che adesso trova tutto strano, tutto troppo veloce. I giovani camminano sempre con la testa abbassata sul telefono, ha detto. Non guardano più il cielo. Questo mi tocca il cuore. Sai, ha ragione. Noi passiamo tantissimo tempo a guardare gli schermi e dimentichiamo di guardare il mondo intorno a noi. E tu, Stefano, hai sentito un po' di vergogna? Eri proprio lì con il telefono in mano. Sì, lo ammetto. Quando ha detto quella cosa ho messo subito il telefono in tasca, quasi automaticamente. E lui ha riso. Ha detto: "Non si preoccupi, giovane. Anche mio figlio fa così. È il mondo moderno." Ah, che simpatico! Aveva già perdonato prima ancora che tu potessi rispondere. Come si chiamava questo signore? Si è presentato come Carmelo. Un nome bellissimo, no? Mi ha detto che viene dal sud, dalla Sicilia, e che si è trasferito qui al nord tanti anni fa per lavoro. Faceva il falegname. Un falegname. Che bel mestiere. Un lavoro con le mani, con il legno. Ci vuole pazienza, creatività e tanto amore per quello che si fa. Esatto. E lui parlava del suo lavoro con gli occhi che brillavano. Mi ha detto che amava lavorare il legno perché ogni pezzo è diverso dall'altro. Il legno ha una storia, mi ha detto. Bisogna capirlo prima di lavorarlo. Che frase meravigliosa. Il legno ha una storia. Pensate, cari ascoltatori, quante cose belle si possono imparare da una semplice chiacchierata con uno sconosciuto. A volte le persone che non conosciamo ci regalano pensieri che rimangono con noi per sempre. Hai detto benissimo, Angela. E io stavo lì ad ascoltarlo come se stessi ascoltando un libro. Era una di quelle conversazioni che non vuoi che finiscano. E quanto siete rimasti a parlare? Quasi un'ora! Non me ne sono nemmeno accorto. A un certo punto è arrivato il cameriere e ci ha portato 2 caffè. Carmelo aveva già ordinato per tutti e 2 senza dirmi niente. Ha ordinato il caffè anche per te? Che gesto gentile! Questo è proprio lo spirito italiano, no? La generosità spontanea, senza aspettarsi niente in cambio. Esattamente. E quando ho cercato di pagare, lui mi ha fermato con la mano e ha detto: "Il caffè lo offro io. È un piacere parlare con qualcuno che sa ancora ascoltare." Ah, mi vengono quasi le lacrime. Che frase bellissima. Qualcuno che sa ancora ascoltare. Forse è questo il vero problema oggi. Tutti parlano, ma pochi ascoltano davvero. Hai ragione.
E io me ne sono andato da quel bar con una sensazione strana ma bella, come se avessi ricevuto un regalo inaspettato. Non un oggetto, non qualcosa di materiale, ma qualcosa di più importante. Un momento di connessione vera con un'altra persona, senza telefoni, senza notifiche, senza fretta. Solo due persone che si parlano e si ascoltano. Proprio così. E sai cosa mi ha chiesto alla fine, prima di salutarci? Dimmi! Mi ha chiesto se torno spesso a quel bar. Gli ho detto di sì, quasi tutti i giorni. E lui ha sorriso e ha detto: Bene, allora ci vediamo la prossima volta. E se n'è andato con il suo giornale sotto il braccio, piano piano, senza fretta. Che immagine dolce! E sei tornato al bar dopo? Lo hai rivisto? Sì, 2 giorni dopo ero di nuovo lì, ma lui non c'era. Ho chiesto al cameriere e lui mi ha detto che Carmelo viene solo il giovedì e il sabato, nel tardo pomeriggio. Allora ho segnato sul calendario il prossimo giovedì. Stai già pianificando il prossimo incontro. Questo è bellissimo, Stefano. Una piccola amicizia nata dal nulla, da un semplice sguardo e da una frase sul bel tempo. Esatto. E questa cosa mi ha fatto pensare molto. Quante volte passiamo vicino alle persone senza vederle davvero? Quante storie incredibili ci perdiamo perché siamo distratti o di fretta? È una domanda importantissima e qui voglio coinvolgere anche voi, cari ascoltatori. Voi avete mai avuto una conversazione speciale con uno sconosciuto? Forse in treno, in autobus, in una sala d'attesa, in un negozio. Scriveteci nei commenti, ci farebbe molto piacere leggere le vostre storie. Sì, assolutamente, condividete con noi. Ogni storia è preziosa e magari la vostra esperienza può ispirare qualcun altro ad alzare gli occhi dal telefono e guardarsi intorno. Esatto, perché la vita vera succede fuori dagli schermi, succede nelle piazze, nei bar, sulle panchine dei parchi, succede quando siamo presenti, quando siamo aperti agli altri. Benedetto, Angela. E sai, questa storia mi ha anche fatto capire una cosa importante sul carattere italiano. Noi italiani siamo spesso accusati di essere rumorosi, di parlare troppo, ma in realtà, quando si tratta di ascoltare davvero, sappiamo farlo molto bene. Concordo, la cultura italiana è una cultura della conversazione, del sedersi insieme, del prendere un caffè e parlare. Non è solo tradizione, è un modo di stare al mondo, di creare legami. E Carmelo rappresentava perfettamente questo, un uomo di poche parole all'inizio, ma con un cuore grande e tante storie da raccontare. Mi ha parlato anche di sua moglie, sapevi? No, non lo sapevo, racconta. Mi ha detto che sua moglie si è ammalata qualche anno fa e adesso è molto fragile. Lui va ogni giorno al bar per uscire di casa, per vedere la gente, per non stare solo con i suoi pensieri. Il bar è la mia finestra sul mondo, mi ha detto. Oh, povero Carmelo. Ma che forza! Uscire ogni giorno, continuare a sorridere, continuare a parlare con le persone. Non tutti riescono a farlo quando le cose sono difficili. No, non tutti. E questa cosa mi ha colpito moltissimo. La sua leggerezza non era superficialità, era una scelta consapevole, una forza silenziosa. Sì, alcune persone portano il dolore con una grazia straordinaria e magari non lo dicono a tutti, ma si vede nei loro occhi. Si sente nel modo in cui parlano, in cui ascoltano. Esatto. E io, in quell'ora passata con lui, ho imparato più cose di quante ne avrei imparate da qualsiasi libro o articolo online. Ecco un altro messaggio per i nostri ascoltatori. Non sottovalutate mai le persone che incontrate nella vita quotidiana. Il signore anziano, la signora alla fermata dell'autobus, il ragazzo che lavora in panetteria. Ognuno di loro ha una storia. Ognuno di loro può insegnarvi qualcosa. Benissimo, Angela. E ora una piccola domanda per voi che ci ascoltate. Pensate di essere buoni ascoltatori? Oppure anche voi, come me quella mattina, avete spesso il telefono in mano quando potreste invece guardare le persone intorno a voi? Ditecelo nei commenti, siamo curiosi. Sì, vogliamo sapere la vostra opinione. E ricordate, non c'è risposta giusta o sbagliata. Siamo tutti umani, siamo tutti distratti a volte. L'importante è accorgersene. E magari fare come ho fatto io, mettere il telefono in tasca ogni tanto, alzare gli occhi, sorridere, non si sa mai chi si può incontrare.
Esattamente. Un sorriso può aprire una porta che non sapevi nemmeno di voler aprire, come è successo a Stefano con Carmelo. Già, e ora non vedo l'ora di tornare al bar giovedì. Spero di trovarlo lì. Ho già deciso che stavolta sono io a offrire il caffè. Ah, bella idea! Il ciclo della gentilezza continua. Carmelo è stato gentile con te e adesso tu vuoi esserlo con lui. Questo è il modo in cui funziona il mondo quando va bene. Sì, ed è per questo che storie come questa vale la pena raccontarle. Non sono storie di avventure straordinarie o di eventi eccezionali. Sono storie normali, ma sono le storie normali che rendono la vita bella. Hai ragione. E noi su Bravocast Italiano amiamo proprio queste storie. Storie vere, semplici, umane. Storie che ci fanno sentire meno soli e più connessi agli altri. Bene, cari ascoltatori, speriamo che questa storia vi abbia fatto sorridere e forse anche pensare. E speriamo soprattutto che la prossima volta che siete fuori vi fermiate un momento in più, guardate intorno a voi e siate aperti a quello che può succedere. Perché la vita è piena di Carmelo che aspettano al tavolino di un bar, con il cappello di paglia e il giornale in mano, pronti a regalarvi un pomeriggio indimenticabile. È stato un piacere parlare con voi questa sera. Se questa puntata vi è piaciuta, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento con la vostra storia preferita di un incontro con uno sconosciuto. Sì, i vostri commenti ci fanno molto felici e ci aiutano tantissimo. Condividete questo episodio con qualcuno che sta imparando l'italiano. Potrebbe essere il regalo perfetto per loro. Ci vediamo alla prossima puntata di Bravocast Italiano. Buonasera a tutti e continuate a praticare il vostro italiano con passione. Buonasera, cari amici. A presto. E non dimenticate, ogni incontro è un'opportunità. Ciao ciao!